Ciao ragazzi! Ciao! Bentornati sul nostro canale. Come abbiamo accennato nel video precedente, dove abbiamo condiviso tutti gli aspetti bellissimi, positivi e anche più profondi di un viaggio a lungo termine, tra l'altro se vi siete persi quel video ve lo lasciamo qui da qualche parte, andatevelo a recuperare. Oggi invece parliamo degli aspetti un po' più, negativi di un viaggio a lungo termine, perché non sono solamente lati positivi, ma ci sono anche un po' degli aspetti negativi. Un po' di difficoltà, diciamo. Sì. La prima che vogliamo menzionarvi è quella che vi troverete a decidere sempre. Passerete ore e ore ad organizzare e a programmare il prossimo spostamento, come arrivarci, a prenotare hotel. Insomma, questo aspetto è stato abbastanza stressante per noi. Infatti a noi capitava spesso durante la prima fase di questo viaggio che arrivavamo in un posto nuovo, facevamo il check-in e già stavamo organizzando e cercando il prossimo hotel piuttosto che capire anche il prossimo spostamento, il prossimo transfer che ci avrebbe portato alla prossima destinazione. Quindi non si faceva nemmeno in tempo a rilassarsi, a godersi il posto che già si pensava oltre, eppure dici cavolo sono appena arrivato e già penso a dopo. Infatti noi da lì abbiamo iniziato a capire che approcciamo e siamo più portati ma sicuramente per un tipo di viaggio più lento, il famoso slow travel, dove comunque possiamo più rilassarci, assorbire e godere del posto dove ci troviamo. Sì, infatti abbiamo notato che spesso passavamo tantissime ore al computer appunto per l'organizzazione di un itinerario piuttosto che la prenotazione di un hotel, godendoci poco anche le piccole cose del posto, come magari andare a vedere un tramonto o bersi semplicemente un caffè. Quindi questa è una cosa che volevamo menzionare a chi sta progettando un viaggio a lungo termine. Prendetevela con calma, è difficilissimo spostarsi molto frequentemente. Sì, davvero vi consuma. Un altro punto da toccare è sicuramente la mancanza di casa, questo è inevitabile. Dopo tanti mesi in viaggio, la mancanza dell'Italia, ma proprio delle proprie abitudini, della propria casa, della propria comfort zone, della propria routine, è una cosa che comunque dopo un po' viene a mancare. Madre terra Italia cominciava a far sentire il suo richiamo. Anche solo dormire nel proprio letto o comunque utilizzare il proprio bagno, eccetera, e sedersi a tavola con la famiglia e del cibo, ragazzi, il cibo. Sì, diciamo che quando viaggiate c'è la prima fase, quindi magari anche il primo mese e mezzo, che è la fase euforica, quindi siete proprio adrenalinici, no? State assaporando questa libertà, questa voglia di esplorare, di stare in giro, però col tempo c'è l'altra fase che poi inizia a mancarvi magari un po' appunto casa. La routine. La routine di casa, perché fuori sarà completamente stravolta. Poi ci si abitua e passa, però sicuramente si va incontro a questa fase, è inevitabile e bisogna comunque sia superarla, perché potrebbe durare anche un po' di tempo, non è solamente la giornata di oggi, ma poi magari possono essere anche settimane dove si sente un po' la mancanza di casa, appunto del proprio letto, del proprio comfort, il cibo, perché è vero che poi quando si viaggia potete trovare tutte le alternative soluzioni, però magari quel piatto anche fatto in casa. Sì, come lo cucinate voi praticamente. Sì, perché tipo... O magari il piatto della nonna, non lo so, comunque manca. Sì, se state in giro mesi, vi mancherà proprio sedervi a tavola e non è magari l'andare fuori al ristorante, è proprio a casa vostra a tavola, nel senso a noi comunque è mancato tanto. Le domeniche in famiglia eccetera, questa è una cosa che comunque fanno parte della nostra cultura e effettivamente mancano dopo un po' che si è in viaggio. Si fanno sentire sicuramente. Soprattutto appunto per quanto riguarda il cibo, c'è stato un periodo dove noi praticamente tutti i giorni parlavamo, eravamo ossessionati e parlavamo cavolo ma noi in Italia abbiamo questo, abbiamo quello, è bellissimo, è buonissimo, non vediamo l'ora di tornare per mangiarlo. Infatti come abbiamo fatto a volte le liste per quando tornavamo in Thailandia, che è una della nostra cucina preferita, la cucina Thai, facevamo delle liste per le cose da mangiare, abbiamo fatto ovviamente la lista delle cose che volevamo mangiare una volta tornati a casa. E questo aspetto non è solamente dell'italiano, sì, perché ogni tanto sentiamo l'italiano manca, no, perché una volta ci siamo trovati a parlare con un signore Thai che viaggia spesso in Italia perché lui è un pilota e ci ha detto sì, buona la pizza, buono magari anche il vostro cibo, ma lui dopo un po' che viaggia manca il cibo Thai. E soprattutto quando si sta male, a noi è successo di avere la febbre in viaggio e il primo pensiero è casa. Sì, il brodino quando stai male dici però voglio il brodino che mi faccio a casa.
c'è un altro tema che magari non tutti lo possono percepire alla stessa maniera, però alcune volte chi viaggia, soprattutto magari chi viaggia da solo, potrebbe soffrire un po' di solitudine. Infatti questo lo ricolleghiamo un po' magari al punto precedente che dicevamo delle abitudini di casa, perché quando si sta in giro da soli, tante volte non si ha sempre magari una persona con la quale parlare o condividere magari un pensiero. Noi siamo in due, diciamo che ci facciamo un po' da spalla su questa cosa. Sì, poi magari le amicizie che si creano sono amicizie molto superficiali a volte o comunque di breve durata. O alcuni, vabbè, durano anche più di tempo, anzi abbiamo conosciuto persone che a tuttora comunque sentiamo. Rimane in contatto, però magari quando, anche se nel mentre di questa conoscenza, ognuno poi ha percorsi diversi e anche itinerari diversi, quindi se magari può succedere, potete trovare delle persone con la quale condividerete anche una parte di itinerario, ma spesso vi troverete comunque sì a conoscere qualcuno nel posto dove siete, ma poi in realtà fra 3 giorni ognuno prenderà strade diverse, quindi conoscerete tante persone, ma poi realmente stringere dei legami è un po' difficile. Esatto. Comunque conoscerete un sacco di persone, quello è senz'altro, però poi magari manca quel parlare con qualcuno, quello sfogo che magari vorreste fare con la persona con la quale sei un po' più in confidenza. Un'altra cosa forse ovvia per tanti, però quando si viaggia, soprattutto in paesi con culture e tradizioni magari anche diverse dalla nostra, è proprio lo spirito d'adattamento, ragazzi, perché comunque vi troverete a magari dormire in un hotel non troppo pulito o magari a mangiare cose che non vi piacciono troppo e quindi questo comunque è un aspetto, una difficoltà da affrontare reale durante il viaggio. Ci vuole spirito d'adattamento perché magari avete la giornata di transfer, quindi dovete andare da un posto ad un altro, magari dovevate partire non so, a mezzogiorno, il transfer è in ritardo di mezz'ora, un'ora, poi magari fate il pranzo a sacco, quindi mangerete sul pullman o sul treno e già non è la cosa migliore, soprattutto più vi spostate più questo succederà. Poi finalmente arrivate a destinazione, trovate il posto dove andare a mangiare che non conoscete perché non siete mai stati in quel luogo, in quella città, in quel paese, e andate a mangiare e la cena non è nemmeno questo granché, quindi la giornata sapete già che ok, sta finendo male, adesso mi faccio la doccia e vado a letto e ci ripenso domani, per poi magari con notte scoprire che la doccia non è nemmeno caldissima. Sì, esatto, ci sono quelle piccolezze che però durante un viaggio, viaggiando tanto, dormendo spesso comunque in bed and breakfast o comunque in guest house, in hotel, magari non dormo bene, non mangio bene, ti nervosiscono un po'. Sì, infatti una cosa che a 20 anni non avevamo mai fatto e considerato in hotel è controllare il materasso e il cuscino, perché se non sono di nostro gradimento già determinano lo stato in cui vi sveglierete il giorno dopo, perché hanno un impatto. Adesso ce ne rendiamo conto. A 20 anni potevamo dormire scomodi nelle posizioni più strane anche per terra, che ti svegliavi e dici a posto. Adesso invece si diventa un po' più selettivi o esigenti anche da quel punto di vista, e poi magari anche insomma se lavorate anche da remoto, avete i vostri progetti e oggi avete avuto anche una giornata difficile da quel punto di vista e in più aggiungete queste cose, ci sono giornate davvero perché è diverso dall'essere a casa. Sì. Cioè tutto si somma e alcune volte questo è un po' amplificato. Come sono amplificate le emozioni e le sensazioni positive, alcune volte vengono amplificate anche quelle un po' più di disagio. Sì, e un'altra cosa che volevo dire per quanto riguarda lo spirito di adattamento è che, ragazzi, i bagni all'aperto sono bellissimi, ma ci sono gli insetti, ci sono gli animali comunque dove ci sono magari le risaie piuttosto che i campi o tanta natura, tanta giungla. Noi ci è capitato di dormire con un topolino o magari di essere svegliati da un gallo che per fortuna non è entrato in camera perché ha trovato la finestra ben chiusa. Praticamente lui si vedeva riflesso e si autoattaccava a questo vetro. Per fortuna era abbastanza resistente, sì. e ci è andata bene, però ci sono insetti, ci sono serpenti, ci sono pipistrelli, topolini perché in giro. Infatti quando anni fa guardavamo su Booking questi hotel col bagno all'aperto appunto a Bali e abbiamo sempre pensato è bello, ma realmente non è così bello, da lì abbiamo capito il bagno chiuso. Perché non volete nemmeno trovarvi il tafano grosso così magari sull'asciugamano. Esatto, quindi ci vuole molto spirito di adattamento quando si viaggia. Sì, anche perché magari quella cosa ultra bella che pensavate poi in realtà non è così bella.
Ragazzi, adesso ci addentriamo in un tema molto molto caldo, ovvero il budget. Su questo aspetto ci siamo confrontati anche con viaggiatori di altre nazionalità ed è davvero un aspetto stressante un po' per tutti. Sì, perché piccolo o medio che sia o grande che sia, rispettare il budget a volte è noiosissimo, ragazzi, vi fa perdere un sacco di tempo perché dovete cercare l'alternativa meno costosa, dovete ingegnarvi, passo di qui, passo di là, faccio così, faccio di là, per risparmiare e stare all'interno del budget che comunque vi siete dati, o anche semplicemente per cercare un hotel che abbia una buona posizione, buone recensioni e che stia nel vostro budget. Cioè veramente a volte si passano ore e ore al telefono o al computer a cercare appunto l'occasione giusta. E quando l'avete trovata, ti confronti, dici guarda che bello è questo e lui, ne discutiamo, camera andata via perché era l'ultima, quindi rifai tutto da capo. Sì. Questo cosa vuol dire? Trovare qualcosa che magari soddisfa le esigenze ma adesso ha un budget più alto, o magari qualcosa che rientra nel vostro budget ma la posizione non è più la stessa, siete magari tanto più lontani, le caratteristiche, i servizi offerti piuttosto che diciamo la recensione totale non vi convince, sapete già che state andando incontro ad un disagio e dopo ore di ricerca questa cosa qua vi fa perdere la pazienza, tutto perché dovete rispettare il budget. E anche un'altra cosa che dovete calcolare è che comunque voi, essendo in giro da tanto tempo, vi imbatterete nelle famose festività nazionali. Ragazzi, in Asia ce ne sono tantissime, è sempre festa e quindi i prezzi lievitano praticamente ogni mese, c'è un periodo che schizzano alle stelle, vabbè. Ma in Indonesia sembrava che ogni settimana c'era una festa nazionale, cioè. È vero che abbiamo detto anche nel video precedente che questo è un aspetto positivissimo perché si impara comunque ad organizzare anche le proprie finanze e a capire che non si può fare tutto e magari a gestire le cose secondo la priorità che vi siete dati. E però è anche vero che a volte dici ma che cavolo sono venuta fino a qui a fare se non posso fare quello, non posso fare quell'altro, quell'attività non la posso fare perché costa troppo. Quindi l'aspetto del budget è davvero un aspetto straziante a volte. Vogliamo soffermarci un po' di più su questo tema e aprire una parentesi sui viaggi low cost o ultra low cost, perché online è un po' una moda quella che sta magari che c'è in giro adesso, ma tanti sponsorizzano questo viaggio con 10 euro al giorno o magari anche meno, forse alcune volte sembra più una gara a chi davvero spende meno. Esatto, e quello che ci tenevamo a dire è che ovviamente è tutto fattibile e comunque non abbiamo nessun pregiudizio, nessun giudizio comunque sulle persone che viaggiano con un budget molto molto basso, però ragazzi bisogna anche essere realisti e consapevoli che comunque viaggiare è costoso e comunque viaggiare a budget molto ridotto non è per tutti e non è davvero facile, è una cosa difficilissima. Sì, anche perché magari potete farlo per un viaggio relativamente breve che anche dura un mese. Ma se questo lo dovete fare per un anno, 8 mesi, diventa davvero una sfida. È un pochettino come fare un po' uno sport estremo. C'è chi riesce a farlo, ha una resistenza a questo, magari al disagio igienico, perché gli hotel magari, o gli hotel o ostelli, dipende uno dalla soluzione che sceglie, non sono pulitissimi. Il mangiare, si va sempre allo street food con cibo spesso anche di dubbia provenienza. Ci vuole davvero una certa resistenza a questo e non siamo tutti portati a questo. E in Asia è un po' un mito che si viaggia davvero a basso costo, perché comunque non è così economico come si pensa, le cose stanno cambiando anche lì e per viaggiare bene costa. E viaggiare ragazzi con un budget così basso non è solo magari rinunciare all'attività piuttosto che comunque non fare una certa cosa, non andare in un certo luogo, ma proprio una questione di salute. E questo noi lo diciamo appunto, come dicevo prima, non per giudicare, ma solo per non creare false aspettative per le persone che davvero vogliono viaggiare o intraprendere questa esperienza. Sì, soprattutto chi non ha mai fatto questa esperienza. E magari se guardate un post, un breve formato di 15 secondi dove si fa vedere il lato bello, dove ci si concentra sul lato davvero divertente e positivo, poi dovete fare i conti che quando siete in viaggio voi quella sensazione, quella condizione la vivete comunque 24 ore al giorno per 8, 9, 10 mesi. E non sono quei 15 secondi o quella foto che voi vedete, lì davvero quando poi diventa la normalità diventa davvero dura e impegnativa. Sì. Ci teniamo a sottolineare appunto che tutto è fattibile, non di certo non si muore di fame, però bisogna essere davvero
predisposti mentalmente a un sacrificio per viaggiare davvero con un budget molto molto basso. Sì, diciamo che magari un consiglio oppure un metodo potrebbe essere quello di settare un budget un po' più alto, magari anche un po' più realistico, e poi magari abbassarlo, perché in quel modo lì è più facile dire ok, io mi sono messo un budget di tot, mi sto rendendo conto che spendo meno, certo. Meglio, soprattutto anche perché se viaggiate in bassa stagione diventa un po' più facile rispettare il budget, perché le accommodation e gli hotel costano davvero anche la metà o anche meno rispetto all'alta stagione. Fare il contrario diventa più difficile, perché quando avete un budget diciamo su una soglia diciamo bassa e poi vi rendete conto che dovete alzarlo, questa cosa qui vi manda più in stress, e anche perché potrebbe determinare la durata appunto del viaggio che avevate programmato. Soprattutto su quest'ultimo tema, ragazzi, siamo curiosissimi di sapere cosa ne pensate di questi super viaggi low cost che stanno spopolando sui social. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate, Sì, siamo davvero curiosi. Intervenite, scriveteci la vostra opinione o anche appunto la vostra esperienza. Tra l'altro un aspetto che ci teniamo a menzionare, soprattutto quando si visitano i posti tropicali paradisiaci, è di non passare da un posto bello ad un altro posto super bello, perché un po' di questi scenari paradisiaci tropicali ci si abitua purtroppo e magari non si riescono a cogliere, perdete un po' l'effetto wow, perché diventa un po' la norma quello che state vivendo. E quindi il nostro consiglio è anche quello magari di spezzare il vostro viaggio, quindi alternare posti tropicali, quindi spiagge, palme da cocco e bel mare, a magari itinerari di città o l'entroterra, e poi passare ad un altro itinerario di isole e spiagge e mare, proprio per non abituarsi a questo, e anche perché comunque un po' si tende anche involontariamente a fare il confronto. Sappiamo che questo è un aspetto personale, soprattutto per chi ha viaggiato molto e ha visto posti meravigliosi, si tende sempre a cercare il posto ancora più bello, ancora più bello, ancora più bello, e come diceva Salvatore spesso a fare il confronto, ma è una cosa sbagliatissima, perché ovviamente ogni posto ha una sua caratteristica e bisogna cercarla, e forse la si capisce quando si è lasciato quel posto. Sì. Quindi questo è uno dei grandi difetti di chi viaggia molto. Ragazzi, poi viaggiare, lo sapete benissimo, causa dipendenza. Il mondo è così grande, pieno di cose da scoprire, che ogni volta se ne vorrebbe di più e di più e non ci si accontenta mai. Quindi se siete persone come noi che spendono ogni risparmio praticamente in viaggi ed esperienze, sapete benissimo di cosa stiamo parlando. Quando siete appena tornati da un viaggio e già ne state programmando un altro, o comunque solo il fatto di collezionare comunque ricordi con la persona che vi fa stare bene e vivere proprio emozioni forti, questa per noi è felicità pura. Sì, vi scombussola la vita in poche parole. Viaggiare quindi, ragazzi, vi cambia profondamente, il cambiamento è inevitabile. Spesso noi quando torniamo a casa ci sembra di stare proprio in un altro mondo, totalmente diverso, perché la nostra testa è cambiata, il nostro modo di pensare è cambiato, magari parli con le altre persone e non capiscono le emozioni che hai provato tu. Quindi a volte quando torniamo a casa ci sentiamo un po' fuori luogo, o almeno a noi capita questo. Sì, diciamo che capita di sentirci un po' estranei a casa nostra, ecco. Esatto, fateci sapere nei commenti se anche voi provate questa sensazione. Rimane comunque il fatto, ragazzi, che anche se abbiamo raccontato questi aspetti meno piacevoli e un po' più difficili quando si viaggia a lungo termine, che comunque viaggiare è bellissimo, è un'esperienza indescrivibile. Noi infatti stiamo ormai programmando i prossimi viaggi e quando pensiamo a quelli che abbiamo già fatto comunque ci viene sempre la pelle d'oca, perché vi arricchirete comunque di esperienze, di emozioni, e fatelo, davvero. Sì, diciamo che i pro e contro sono nettamente a favore dei pro Esatto. del viaggiare, quindi questo era un po' ovvio la cosa. Era giusto per sottolineare che non è sempre solo bello e che comunque i giorni negativi, i giorni dove vi sentite giù ci sono, possono durare anche qualche giorno in più del previsto, ma tanto comunque avrete poi sempre la ripresa. Sì. E vi sentirete davvero fortunati e grati di quello che state vivendo, e quindi di non farvi scoraggiare assolutissimamente se vi sentite magari un po' giù, perché quel momento lì passerà. Sì, è tutto normale, tutto nella norma. Non rinunciate all'esperienza di un viaggio a lungo termine, davvero, fatela se potete, perché alla fine del viaggio i momenti belli e quelli brutti comunque sia sono quelli che appunto hanno reso il viaggio
indimenticabile, e proprio i momenti, diciamo, difficili e duri sono quelli che alla fine vi formeranno di più come persona. Sì. Verrete fuori davvero da questa esperienza più forti, vi conoscerete meglio, quindi non guardate agli aspetti negativi come solo un aspetto negativo, perché è un'opportunità per crescere e migliorarsi e conoscersi. Sì, ragazzi, detto questo, grazie mille se siete arrivati a vedere il video fino a qui. Mi raccomando, se vi è piaciuto lasciateci un Like, iscrivetevi al canale, commentate qua sotto, condividete il video se lo trovate interessante o se pensate che possa essere d'aiuto a qualcuno. e noi ci vediamo come al solito alla prossima. Ciao! Grazie!